Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND Lucio ed oggi cercheremo di dimostrare la presenza dell'onda diretta e dell'onda riflessa in una linea di trasmissione e di vedere come si originano le onde stazionarie. Per fare ciò costruiremo un accoppiatore direzionale di tipo tandem match. Non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi al canale, condividendo il video e mettendo dei commenti. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito. Sentiamo spesso parlare di onda diretta, di onda riflessa, ma siamo sicuri che esistano davvero? In questo video vedremo di evidenziarle e di vedere cosa succede in termini di tensione lungo la linea. Partiamo dal presupposto che vi sia una linea piuttosto lunga collegata ad un generatore di tensione sinusoidale. Quando il generatore di tensione invia nella linea la prima onda, questa non sa ancora cosa ci sarà in fondo, perché per saperlo deve percorrere tutta la linea e per farlo ci vuole tempo. Quindi il fronte d'onda, che chiameremo onda diretta, forward in inglese, non appena entra nella linea vedrà solo la sua impedenza caratteristica Z0, che supponiamo essere uguale alla resistenza interna Rg del generatore. Quindi, in conformità alla legge di Ohm, si manifesterà una corrente I uguale a V fratto 2Z0. 2Z0 perché il generatore V vede una prima Z0 in serie alla Z0 della linea. Questa corrente comincia a fluire nella linea ad una frazione della velocità della luce, cioè la velocità del fronte d'onda che percorre la linea è V uguale a C per Vf, dove Vf è il velocity factor. A sua volta il velocity factor dipende dalla costante dielettrica relativa del materiale isolante che c'è tra i due conduttori della linea. In questi termini, Vf è uguale a 1 fratto la radice quadrata di epsilon con R, dove epsilon con R è la costante dielettrica relativa dell'isolante. Vi riporto la tabellina che ho già pubblicato nel video La calibrazione dei VNA, che vi lascio in descrizione. Nella tabella sono indicati i principali materiali isolanti utilizzati nelle linee di trasmissione con la loro costante dielettrica relativa, il loro velocity factor e il tempo in picosecondi che impiega l'onda a percorrere un millimetro di linea con quel tipo di dielettrico. Ma torniamo al nostro fronte d'onda. Abbiamo visto che finché viaggia nella linea senza raggiungere la fine, l'unica cosa che vede è la sua impedenza caratteristica. Se la linea fosse infinitamente lunga, continuerebbe a vedere solo l'impedenza caratteristica e scorrerebbe sempre la corrente I uguale a V fratto 2Z con 0. Ma se scorre una corrente c'è una differenza di potenziale e il generatore deve spendere energia, quindi c'è della potenza in gioco. Vi ricordo che l'energia è data dalla potenza per il tempo. La potenza che il generatore deve erogare è data dalla nota legge P efficace è uguale alla tensione efficace al quadrato fratto 2Z con 0, dove la potenza efficace è espressa in watt e V è la tensione efficace dell'onda sinusoidale, root mean square in inglese. Se la linea fosse veramente infinitamente lunga, tutta l'energia erogata dal generatore verrebbe immagazzinata nella linea, secondo la legge E uguale a un mezzo C V quadro efficace per L, dove L è la lunghezza della linea, C è la capacità in farad a metro ed è uguale a L fratto Z con 0 al quadrato, dove L è in Henry metro. In pratica sono la capacità e l'induttanza per metro della linea. Ovviamente se la linea fosse infinitamente lunga, l'energia immagazzinabile e anche quella erogata dal generatore sarebbe infinita.
La cosa non può esistere nella realtà, ma se terminassimo una linea di trasmissione di lunghezza finita su di un resistore con resistenza uguale alla sua impedenza caratteristica, potremmo dissipare l'energia dell'onda sul resistore, facendo sembrare al generatore che la linea sia infinitamente lunga, anche se non è vero. Attenzione, il generatore non si accorgerà che la linea è corta, ma l'onda sì, però non avrà modo di farlo sapere al generatore perché il carico non riflette indietro niente. Ovviamente l'energia che prima veniva immagazzinata ora verrà dissipata in calore dal resistore. Solo una parte di questa energia verrà immagazzinata, quella presente nell'effettivo tratto di linea che collega il generatore al resistore. Quello che abbiamo esaminato è il caso in cui il fronte d'onda percorre una linea terminata con resistenza uguale alla sua impedenza caratteristica. Ma cosa succede se la linea la lasciamo aperta? In questo caso il fronte d'onda andrà a sbattere contro l'aperto e, non sapendo più cosa fare, si riflette indietro generando un fronte d'onda che si propaga nella direzione opposta con la stessa fase. Questo perché nel punto dove c'è l'aperto la corrente si deve annullare bruscamente e quindi appare una corrente uguale e contraria a quella diretta che di fatto l'annulla. La tensione invece ha un brusco aumento. L'energia invece si deve conservare e quindi l'onda riflessa possiede tutta l'energia dell'onda diretta. In realtà un po' di energia viene irradiata a causa dell'effetto frangia che ha il campo elettrico sui bordi, ma è una quantità irrisoria, il grosso viene riflesso. L'onda riflessa, reverse in inglese, viaggiando sulla stessa linea, si somma all'onda diretta, dando origine ad un'onda stazionaria. L'aggettivo stazionario sta per indicare che l'onda non viaggia più, ma resta ferma lungo la linea, dando origine a dei ventri di tensione dove le due creste si sommano e dei nodi di tensione dove le due onde si annullano a vicenda. Ho fatto una simulazione del fenomeno con GeoGebra che ora vi faccio vedere. Questo è il caso in cui la linea viene lasciata aperta. L'onda diretta di colore arancione si propaga lungo la linea verso l'altro estremo. L'onda blu è quella che si riflette dall'aperto. Vedete? Si riflette con la stessa ampiezza e fase, ma direzione opposta. L'onda color grigio è l'onda stazionaria somma delle due. Notate che non viaggia, gli zeri restano sempre nella stessa posizione e dei massimi hanno ampiezza doppia proprio perché sono la somma delle onde diretta e inversa. Nel punto di impatto l'onda stazionaria presenta sempre dei massimi di tensione. Se al posto dell'aperto avessimo avuto un cortocircuito, le condizioni del contorno sarebbero diverse perché nel punto di cortocircuito la tensione dovrebbe essere nulla e quindi il fronte d'onda si deve invertire. In altre parole, appare un fronte d'onda con fase invertita di 180 gradi rispetto a quella diretta. Nel caso precedente era la corrente che si invertiva in corrispondenza dell'aperto, mentre qui si inverte la tensione. Anche in questo caso l'energia si deve conservare e quindi l'onda riflessa possiede tutta l'energia dell'onda diretta, praticamente tutta, perché dove c'è un cortocircuito il campo elettrico è nullo e quindi non c'è irradiazione. Vi faccio vedere con GeoGebra. La simulazione con GeoGebra della linea chiusa in cortocircuito è la seguente. Vedete, nel punto dove c'è il cortocircuito, l'onda diretta e quella inversa hanno sempre ampiezza opposta e quindi l'onda stazionaria
presenta un nodo di tensione nel punto corrispondente al cortocircuito. Tutti gli altri casi, compresi tra l'aperto e il cortocircuito, si pongono in mezzo ai due casi estremi. L'unica eccezione è quella che abbiamo visto all'inizio, in cui il carico sia identico all'impedenza caratteristica della linea di trasmissione. In quel caso non vi è riflessione. Il rapporto in modulo e fase tra la tensione dell'onda riflessa e la tensione dell'onda diretta è il coefficiente di riflessione gamma, il cui modulo ρ resta costante lungo tutta la linea di trasmissione e varia tra 0 e 1. 0 quando non c'è onda riflessa e 1 quando tutta l'onda diretta è riflessa. Normalmente i VNA lo rappresentano in decibel col parametro scatter S11, ma si tratta della stessa cosa. Per ricavare il modulo del coefficiente di riflessione dal valore in decibel dell'S11 si usa la seguente formula, dove ρ è uguale a 10 elevato al modulo dell'S11 diviso 20. Dal coefficiente di riflessione si ricavano diversi parametri. Qui ne ricordo solo due perché sono molto importanti. Il rapporto di onda stazionaria VSWR, che è uguale a 1 più ρ fratto 1 meno ρ, che varia tra 1 e infinito, 1 quando non c'è onda riflessa, infinito quando tutta l'onda diretta è riflessa, e il return loss RL, che è uguale a meno 20 volte il logaritmo di ρ, espresso in decibel, che varia tra infinito e 0. Infinito quando non c'è onda riflessa, 0 quando tutta l'onda diretta è riflessa. Vi faccio notare che il return loss non è altro che il modulo del coefficiente di riflessione ρ in decibel cambiato di segno. Ora cerchiamo di vedere se la teoria che abbiamo messo in piedi fino ad ora è corretta. In altre parole, vediamo di visualizzare sull'oscilloscopio l'onda diretta e l'onda riflessa. Per fare ciò abbiamo bisogno di un dispositivo chiamato accoppiatore direzionale, directional coupler in inglese. L'accoppiatore direzionale è un oggetto apparso per la prima volta su QST nell'aprile del 1959 in un articolo di Warren Bruene, W0TKK, ingegnere della Collins. In seguito a quell'articolo e all'idea di Fred Brown, W6HPH, pubblicata su QST nell'ottobre del 1980, John Grebenkemper, KA3BLO, ha proposto nel 1987, in un articolo pubblicato su QST, l'accoppiatore Tandem Match. Noi utilizzeremo l'accoppiatore Tandem Match nella versione migliorata da Paul Pagel, N1FB, pubblicata su QST nel luglio del 1989. Gli articoli non ve li posso legare perché sono soggetti a diritto d'autore, ma se partite dall'ultimo a ritroso, guardando nella bibliografia ed avendo le autorizzazioni, li troverete tutti. Lo schema originale del solo detettore è il seguente. Cos'ha di tanto interessante questo accoppiatore rispetto agli altri? Beh, intanto è piuttosto semplice da realizzare. Non ha bisogno di condensatore di compensazione perché è autobilanciante ed ha una buona direttività. Direi che ce n'è abbastanza, non credete? L'accoppiatore è un dispositivo a 4 porte che è in grado di separare l'onda diretta da quella riflessa. L'onda diretta entra nella porta P1 ed esce dalla porta P2 dove è collegata alla linea che va al carico. Sulla porta P3 si ha l'onda di tensione diretta ridotta del fattore di trasformazione N, mentre sulla porta P4 si ha l'onda di tensione riflessa ridotta sempre del fattore N. I nomi assegnati alle porte sono standard per tutti gli accoppiatori direzionali. Il cuore del sistema sono i due trasformatori che sono identici. Quello sopra per rilevare la corrente e quello sotto per rilevare la tensione.
Se svolgiamo le leggi di Kirchhoff alle maglie, troveremo che le tensioni diretta VFD che troviamo sulla porta P3 è uguale alla tensione diretta fratto N. Quella riflessa che troviamo sulla porta P4 è uguale a meno VR fratto N, dove N è il numero di spire al secondario dei trasformatori, che sono uguali. Per i curiosi lascio in descrizione la dimostrazione delle due equazioni sopra. Come vi dicevo, il cuore dell'accoppiatore direzionale sono i trasformatori, che tipicamente sono fatti con materiali ferromagnetici che determinano la banda utile dell'accoppiatore direzionale. In particolare, la frequenza di taglio alle basse frequenze è determinata dall'impedenza dell'avvolgimento secondario di N-spire, che deve presentare un'impedenza di almeno 4 volte maggiore di quella caratteristica Z0 della linea. Per cui se Z0 uguale a 50 ohm, le N-spire sulla ferrite dovranno generare un'impedenza di almeno 200 ohm alla frequenza più bassa di utilizzo. La frequenza di taglio alle alte frequenze invece è determinata dalla lunghezza del filo volto e ciò influisce sul numero delle spire. La lunghezza del filo volto non deve essere superiore a 0,1 lambda alla frequenza di utilizzo più alta. Se utilizziamo come spira primaria una spezzone di cavo coassiale RG142 che ha diametro esterno di 5 mm, è necessario utilizzare una ferrite toroidale con foro interno di almeno 7 mm. Le ferriti con tali caratteristiche sono le FT50 o le T50. Per ottenere almeno 200 ohm sulla banda amatoriale più bassa, 1,8 MHz, è necessario realizzare un'induttanza di circa 18 microhenry. La formula è questa qui. Con le ferriti commerciali si ottengono le seguenti spire. Sono calcoli fatti con il software Mini Ring Core Calculator. In quest'ultima colonna riporto la frequenza di taglio determinata da 0,1 lambda. La formula che ho usato è la seguente, dove 0,95 è la stima del fattore di velocità del filo volto. Dalla tabellina si evince che questi tipi di accoppiatori direzionali non sono adatti per le UHF, o meglio, se si usano in UHF la loro direttività degrada notevolmente. Infine ricordo che le ferriti con fattore di induttanza a conelle elevato, queste qui, saturano facilmente con correnti elevate, per cui vanno bene per potenze medio-basse, mentre per potenze elevate è necessario usare le ferriti a polvere di ferro, sacrificando la banda. Nel mio caso la potenza massima gestibile è 10 watt. Ecco cosa ho realizzato. Ho messo tutti i componenti in una vecchia scatola di lamiera che avevo nel mio laboratorio da non so quanti anni. I trasformatori li ho realizzati con una ferrita FT 5061 dove ho avvolto 20 spire di filo wire-wrap AVG32, questo qui giallo. In teoria l'accoppiatore dovrebbe avere una buona direttività fino intorno ai 90 MHz. La linea che ho utilizzato è uno spezzone di cavo coassiale RG142 lungo 3,5 cm, la cui calza è stata collegata a massa solo da un lato. Non ho messo le resistenze da 50 ohm all'interno della scatola sulla porta P3 e sulla porta P4 perché ho intenzione di utilizzarlo con l'analizzatore di spettro che è già terminato con 50 ohm. Qui lo useremo anche con l'oscilloscopio e quindi dovrò terminarlo esternamente con dei carichi da 50 ohm. Prima di svolgere le nostre osservazioni con l'oscilloscopio, vediamo di misurare le caratteristiche dell'accoppiatore direzionale che ho costruito. Per fare queste misure ho adottato la nomenclatura ed il metodo utilizzato nei video di Walter Brollo, che vi lascio in descrizione. In pratica i parametri più importanti di un accoppiatore direzionale sono
il fattore d'accoppiamento, coupling in inglese C31, che esprime l'attenuazione sulla porta 3 dovuta al segnale immesso sulla porta 1. La misura avviene forzando con il tracking generator il segnale sulla porta 1 e misurando la potenza del segnale sulla porta 3, con tutte le altre porte chiuse sull'impedenza caratteristica. Il rapporto P3/P1 è sempre minore di 1. Se si usa l'analizzatore di spettro viene espresso in potenza ed in decibel. Un buon accoppiatore deve avere un coupling di almeno meno 15 dB. Parlare di potenza o di tensione sembra un'eresia, ma dato che la potenza la si sta misurando su un carico da 50 ohm, il legame fra i due è fisso. La potenza è uguale alla tensione al quadrato fratto la resistenza da 50 ohm. Quindi con una misura di tensione si può risalire tranquillamente alla potenza. La perdita di inserzione L21, loss in inglese, esprime la perdita di energie che si ha quando l'onda attraversa l'accoppiatore. Il rapporto tra P1 e P2 è sempre maggiore di 1, quindi in decibel ha sempre valore positivo. La misura avviene forzando il segnale del tracking generator sulla porta 1 e misurando la potenza sulla porta 2, con tutte le altre porte chiuse sull'impedenza caratteristica. Il risultato poi viene cambiato di segno perché la definizione prevede il rapporto inverso tra le potenze e questo in decibel equivale al cambio di segno. Poiché la linea è molto corta ed il prelievo di potenza sulla porta 3 è piccolo, questo parametro solitamente è trascurabile. L'isolamento I41, che esprime quanto la porta 4 è isolata dalla porta 1. In pratica ci dice quanto la porta 1 sia invisibile dalla porta 4. Il rapporto P1-P4 è sempre maggiore di 1, quindi in decibel ha sempre valore positivo. La misura avviene forzando il segnale del tracking generator sulla porta 1 e misurando la potenza sulla porta 4, con tutte le altre porte chiuse sull'impedenza caratteristica. Il risultato viene cambiato di segno per lo stesso motivo di prima. La direttività D34. La direttività è un parametro molto importante che ci dice qual è il valore minimo dell'onda riflessa che possiamo rilevare sulla porta 4. Al di sotto del valore di direttività non siamo in grado di misurare l'onda di ritorno, per cui questo valore è bene che sia il più alto possibile. Il parametro è calcolato sapendo il valore del fattore di accoppiamento C31 e dell'isolamento I41. Per fare questa misurazione adotteremo un escamotage che ci permetterà, con buona accuratezza, di tracciare la curva della direttività con l'analizzatore di spettro. Walter Brollo mi perdonerà per questa licenza poetica. Bene, facciamo una normalizzazione dello Spectrum Analyzer con i cavetti che userò per le misure tra 100 kHz e 200 MHz. E tra i cavetti ho messo questo connettore BNC femmina per unire i due cavetti. Ora faccio la prima misura di perdita di inserzione L21 tra la porta P1 e la porta P2, con la porta P3 e P4 chiuse su tappi da 50 ohm. Ho modificato la scala a 1 dB per quadretto e come potete vedere la traccia è piuttosto piatta fino a 60 MHz. In questo punto 80 MHz la perdita è intorno agli 0,2 decibel e in questo punto qua che è circa 170 MHz è meno 0,5 dB. Insomma l'ondulazione è piuttosto contenuta. Questi dati li scrivo sul foglio.
Dato che il tracking generator è sulla porta P1, faccio la misura del fattore di accoppiamento C31. Ho spostato l'ingresso dello Spectrum Analyzer dalla porta P2 alla porta P3 e ho terminato la porta P2 con 50 ohm. Anche questa traccia è piuttosto piatta. A 80 MHz segna meno 26,3 decibel. Anche questo dato lo scrivo sul foglio. Passiamo all'isolamento I41. Lascio il TG sulla porta P1 e sposto l'ingresso dell'analizzatore di spettro dalla porta P3 alla porta P4 e chiaramente termino la porta P3 con il carico fittizio. La traccia è sempre molto buona ed indica a 80 MHz circa 52 dB. Scrivo anche questo dato sul foglio. La direttività D34, come ho detto, anziché calcolarla, la misuro provocando sulla porta P2 una riflessione totale con uno short del mio kit di calibrazione. Alla porta P4 lascio l'ingresso dell'analizzatore di spettro e sulla porta P3 lascio il carico fittizio. In queste condizioni normalizzo la traccia dello Spectrum Analyzer. Poi tolgo lo short dalla porta P2 e metto un carico che abbia un return loss superiore a quello dell'accoppiatore direzionale. Allo scopo metto quello del mio kit di calibrazione. Ecco fatto. La traccia che vediamo è la traccia della direttività. Come potete vedere cresce al crescere della frequenza. A 80 MHz è intorno ai 26,5 dB. Per lo scopo che ci prefiggiamo va bene così. Interessante vedere cosa sarebbe il risultato col metodo calcolato. Qui sul foglio dove abbiamo riportato i valori vediamo che dai calcoli risulta 25,7 dB. Quindi la nostra misura di direttività col metodo alternativo, che altro non è che una misura di return loss, è accettabile. Questo ci permette di misurare dei VSWR superiori a 1,1. Dopo aver caratterizzato l'accoppiatore direzionale, vediamo di visualizzare sull'oscilloscopio l'onda diretta proveniente dalla porta 1 e l'onda riflessa proveniente dalla porta 2. Lo schema di misura è il seguente. Ho impostato il generatore su sinusoide 1 MHz 1 volt picco picco. Il segnale del generatore viene iniettato nella porta 1 dell'accoppiatore e viene rappresentato sul canale 1 dell'oscilloscopio che imposteremo a 200 mV per quadretto. Il segnale proveniente dalla porta 3 è l'onda diretta che rappresentiamo sul canale 2 dell'oscilloscopio impostato a 10 mV per quadretto. Il segnale proveniente dalla porta 4 è l'onda riflessa che rappresentiamo sul canale 3 e che avremo invertito di segno e impostato a 10 mV per quadretto. La porta 2 dell'accoppiatore la colleghiamo ad una linea di trasmissione per vedere l'effetto che fa quando al suo estremo colleghiamo prima un aperto, poi un cortocircuito ed infine un carico da 50 ohm. Ma ora torniamo in laboratorio. Ho impostato il generatore su sinusoide 1 MHz 1 volt picco picco. Poi ho impostato l'oscilloscopio. Il canale 1, traccia gialla, a 200 mV per quadretto, dove ho collegato l'uscita del generatore. Il canale 2, traccia azzurra, a 10 mV per quadretto, dove viene visualizzata la tensione diretta dalla porta 3.
Il canale l'ho terminato con un carico fittizio da 50 ohm perché il mio oscilloscopio è ad alta impedenza. Il canale 3 è traccia fucsia a 10 mV per quadretto ed è invertito, dove viene visualizzata la tensione riflessa dalla porta 4. Anche questo canale l'ho terminato con un carico fittizio da 50 ohm. Ho collegato i coassiali sulle porte dell'accoppiatore direzionale. Sulla porta 1 ho messo il canale 1, che è praticamente l'uscita del generatore. Sulla porta 2 ho collegato 2 metri di linea di trasmissione che per ora lascio aperta da questo lato. Sulla porta 3 ho messo il canale 2 dove c'è l'onda diretta, quindi l'accoppiata, mentre sulla porta 4 il canale 3 con l'onda riflessa. Ora la linea di trasmissione che si sta testando è terminata con un aperto. Vedete, l'onda diretta, quella azzurra, è in fase con l'onda riflessa color fucsia e tutte e due sono in fase con quella che arriva dal generatore. L'aperto si comporta così. Oltre a ciò potete vedere che l'ampiezza dell'onda riflessa è uguale all'ampiezza dell'onda diretta e il generatore manifesta tutta la sua ampiezza perché al momento non è caricato. Ora termino la linea con un cortocircuito, quello del mio kit di calibrazione. L'onda del generatore, quella gialla, si è attenuata parecchio perché il carico è un cortocircuito. Infatti l'onda riflessa, quella fucsia, risulta sfasata di 180 gradi rispetto a quella diretta, questa qui azzurra, e quando arriva al generatore si somma a quella che viene inviata. Fatto sta che il generatore diminuisce di parecchio la sua ampiezza. Se l'onda riflessa fosse perfettamente in fase con l'onda riflessa, l'onda del generatore si cancellerebbe completamente e tutta la potenza verrebbe dissipata all'interno del generatore sulla resistenza da 50 ohm. Infine termino la linea con un carico fittizio da 50 ohm. L'onda riflessa è quasi sparita, ma non del tutto, ma si è notevolmente attenuata. Ecco, abbiamo dimostrato che nelle linee di trasmissione c'è effettivamente un'onda diretta e un'onda riflessa e l'abbiamo visto sull'oscilloscopio. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Alle prossime! Ciao!